Il nostro argomento di oggi tratta un fatto accaduto 65 anni fa, un fatto politico, una situazione che ha coinvolto il nostro paese non solo a livello governativo, per quanto le scelte parlamentari e a livello di esecutivo siano state determinanti, ma anche in funzione sociale e in funzione ovviamente storica. Il fatto di cui parliamo oggi riguarda la partecipazione esterna al governo di un partito che nel corso di tutta la Prima Repubblica e fino alla sua trasmutazione avvenuta con la svolta di Fiuggi è stato escluso dalla politica attiva del paese. Perché? Semplicemente perché si poneva come naturale continuazione, seppur con nuovi nomi, con qualche nuova filosofia e senza rimandi diretti per non incappare in un divieto costituzionale, del disciolto partito fascista. Quel partito, il Movimento Sociale Italiano, MSI, nel 1960 per la prima volta partecipa alla politica attiva del paese a livello centrale. Questa scelta, assieme alla volontà di parte della Democrazia Cristiana, la balena bianca, il Moloch della Prima Repubblica, di accettare tale appoggio, provocano nel paese un sentimento negativo, provocano proteste e sommosse. Il periodo che intercorre tra la fine di febbraio del 1960 e l'estate dell'anno stesso, pochi mesi, diventerà uno dei più tumultuosi della storia della Prima Repubblica e passerà alla storia come semplicemente il governo Tambroni, dal nome del Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato, un periodo oscuro, buio, ricordato con poco piacere dagli ultimi democristiani, un periodo ristretto che oggi andiamo ad approfondire. Vi ricordo l'importanza della sicurezza all'interno della navigazione online, una sicurezza che parte assolutamente da scelte consapevoli. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto, ad esempio, consapevolmente di affidarci a un partner tecnologico di sicurezza come è NordVPN, che ci consente di navigare in perfetta e assoluta tranquillità ovunque nel globo, anche trovando materiali il cui accesso è difficile dal nostro paese per dei blocchi che possono essere frapposti. Ebbene, grazie a NordVPN e alla sua Threat Protection Pro, noi siamo completamente sicuri e tranquilli e potete esserlo anche voi. Sfruttando la grande occasione, trovate tutti i dettagli nei link all'interno della descrizione del video, per i piani biennali che vi consentono di avere 4 mesi extra e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Il governo Tambroni nasce in un'Italia ancora molto spaccata, un'Italia che sta cercando di ripartire, che è nel pieno del boom economico, ma che ha ancora bisogno di tanti puntelli per essere un paese completo e una democrazia sana e in salute. Un'Italia che arriva all'appuntamento del 1960, un anno di svolta, l'anno delle Olimpiadi romane, con delle crisi politiche alle spalle. Nel febbraio del 1960, Antonio Segni, esponente della destra DC e il capo del governo, rassegna le dimissioni. Ci sono troppi problemi da affrontare, troppi argomenti sul tavolo, troppe questioni da dirimere, tanto all'interno della stessa DC quanto con gli storici alleati, il PRI, il PLI, i partiti moderati. C'è qualcosa che ancora non va. In quel periodo la Democrazia Cristiana è divisa in correnti. Ci sono i Dorotei, l'ala più reazionaria. C'è la corrente Primavera che fa capo a Giulio Andreotti. È una corrente melliflua che si sposta volentieri a destra, ma che non apre direttamente ai partiti di estrema destra, semmai dialoga con i partiti conservatori, rifiutando al contempo le aperture a sinistra che invece sono promosse dall'altra parte della DC, la parte riformista, la parte che fa capo ad Aldo Moro, che è impegnato in quel periodo a tessere diversi colloqui col PSI e con gli altri partiti progressisti, escludendo ovviamente il PCI che per le logiche di Yalta non può partecipare al governo. La caduta del governo Segni apre una lunga fase di consultazioni. È un periodo molto difficile per la politica italiana e non solo perché ci sono le Olimpiadi estive da gestire e non si possono gestire con un paese allo sbando. In quel momento Presidente della Repubblica è Giovanni Gronchi, colui che passerà alla storia più che altro per la politica estera e per quel famoso francobollo sbagliato, il Gronchi Rosa, che diventerà un po' il santo graal dei collezionisti di filateria. Ma al di là delle curiosità, il 1960 è un anno di svolta. È un anno in cui all'interno di alcuni partiti storicamente alleati della DC
si cambia. Ad esempio nel PRI, dove la corrente di Ugo La Malfa e Oronzo Reale arriva a vincere al congresso e a orientare il partito più su logiche progressiste, si direbbe di centrosinistra. Viene sconfitto Randolfo Pacciardi, ex capo partigiano e fautore di una politica più centrista. È il periodo dei grandi sconvolgimenti sociali nel paese. È il periodo in cui le forze di sinistra, a cominciare dal PSI, spingono per le nazionalizzazioni, a cominciare da quella dell'energia elettrica, che arriverà solo 3 anni dopo. Queste forze progressiste si scontrano con quelle conservatrici che hanno un'idea precisa dello Stato, un'idea di continuità col recente passato, appoggiandosi a quello che è ormai un refrain irrinunciabile, ossia la presenza del Consiglio DC e all'appoggio anche delle gerarchie ecclesiastiche. È il periodo in cui, ad esempio, l'Osservatore Romano pubblica degli editoriali in cui diffida i fedeli dal disobbedire ai parroci o intima ai fedeli di uniformare le loro scelte politiche ai desiderata o direttamente agli ordini delle alte gerarchie ecclesiastiche. È un periodo difficile, tant'è vero che dalla effettiva dimissione di Segni alla nascita di un nuovo governo affidato a Fernando Tambroni passa oltre un mese. Lo stesso Tambroni, inizialmente indicato dopo il fallimento della missione di Attilio Piccioni, all'inizio rifiuta, dice di non essere in grado di approntare quello che dovrebbe essere solo un gabinetto di transizione, solo un governo primaverile ed estivo per gestire le Olimpiadi, per poi andare alle urne in autunno. Le forze politiche non riescono a mettersi d'accordo. Alla fine Tambroni viene convinto a tornare sui suoi passi e a ripresentarsi. E a questo punto si vede come il suo governo non sia solo come un monocolore DC, ma sia una rappresentanza, un affresco, diremmo oggi, di tutte le correnti DC. È un espediente adottato da Tambroni, che è una vecchia volpe della politica, per evitare che qualche deluso o qualche canaglia interno al partito ricorra, nel caso in cui venga posto il voto segreto, ai cosiddetti franchi tiratori, cioè a parlamentari della propria area che nel segreto dell'urna vadano a votare contro. Ma i voti della DC per ottenere la fiducia alle Camere non ci sono. La DC avrebbe bisogno, oltre che dell'astensione, almeno alla Camera, non al Senato, di tante altre forze politiche, dell'appoggio almeno di un altro partito. Questo appoggio si manifesta l'8 aprile del 1960, quando il governo Tambroni ottiene la fiducia alla Camera. La mozione di fiducia è presentata dal deputato Migliori della DC. Passa con 300 voti a favore e 293 contrari. È una maggioranza risicatissima. Contrari sono il PSI, il PSD, il PRI, il PLI, il partito monarchico, l'SVP e le minoranze. A favore vota la Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale Italiano. È un qualcosa che non piace all'opinione pubblica, non piace nemmeno all'interno della stessa DC. Questo accade l'8 aprile, passano 24 ore e dalla lista del governo iniziano a sfilarsi tanti personaggi. Si sfidano subito 2 ministri, Fiorentino Sullo e Giorgio Bo, con loro i sottosegretari Pecoraro, Spallino e Pastore. Questi escono subito. Subito dopo arrivano altre volontà di uscita, non immediata, ma comunque manifestano l'intenzione di rimettere il loro incarico: Benigno Zaccagnini, Emilio Colombo, Mariano Rumor, Mario Martinelli, Guido Gonella, Armando Angelini e Antonio Segni. A parte Segni, sono tutti elementi che guardano con favore a Aldo Moro e al centrosinistra. È una crisi potente. Lo stesso Aldo Moro è costretto a convocare una riunione della direzione nazionale della DC. In questa riunione volano gli stracci, volano parole grosse. È una riunione burrascosa, è una riunione in cui Tambroni viene invitato a dimettersi perché l'appoggio plateale dell'MSI ha un significato politico, parlamentare, ma anche nazionale negativo. Non si può far nascere un governo che si vuole di unità senza l'appoggio di mezzo Parlamento, ma peggio ancora con l'appoggio di chi all'interno del Parlamento rappresenta l'ala esterna alla democrazia. Tambroni per questo motivo incassa e nel pomeriggio del 12 aprile sale al Colle e si dimette. Non ha ancora ottenuto la fiducia al Senato, che il governo Tambroni praticamente è già morto. Ma non è un morto nella bara, come uno zombie, un morto che cammina, perché una soluzione va trovata. Gronchi ci prova
Prova ad esempio la carta di Amintore Fanfani, il quale colloquia col PSD, col PRI, cerca l'astensione dei socialisti, insomma esplora la strada del centro-sinistra. Aldo Moro e Piccioni lo aiutano, anche Gronchi è favorevole. Nenni però, segretario del PSI, non è così convinto, chiede delle condizioni programmatiche, chiede ad esempio di discutere dei temi che stanno a cuore ai socialisti, dalle riforme sino alla nazionalizzazione dell'elettricità. Senza questo, Nenni dice che l'astensione dei socialisti non può avvenire, il voto sarà contrario. Parte della destra DC però non è d'accordo. Scelba, Andreotti, De Martino, Oscar Luigi Scalfaro sono loro a opporsi, per non parlare di Dorotei che minacciano le barricate. Il tentativo di Fanfani fallisce il 22 di aprile del 1960. Il paese ancora non ha un governo stabile. Tambroni ha ottenuto la fiducia nella Camera, ma ancora non si è presentato al Senato. Anzi, il governo Tambroni ufficialmente non sarebbe nemmeno nato, però si aspetta qualcosa, si aspetta di capire cosa potrebbe accadere. Alla fine, dopo giorni di discussione, dopo disordini di Piazza Livorno, in cui si scontra la popolazione con i paracadutisti della Folgore che sono di stanza all'Ardenza, la DC si dichiara disponibile a proseguire l'esperimento Tambroni. Viene deciso di riprovarci, almeno guardando a cosa potrebbe accadere al Senato. Anche a sinistra c'è Maretta. Il PSI, ad esempio, riceve la mozione di Saragat, che ancora è all'interno del partito, ancora non è fuoriuscito, per rompere definitivamente i rapporti coi comunisti. All'interno del PSI c'è un altro terremoto. C'è Nenni che ribatte puntuto a Saragat e dice chiaramente che le discussioni sulle alleanze del Partito Socialista sono da discutere all'interno dell'Assemblea nazionale, non in maniera così volgare, così assolutista come la pone Saragat. Seguono altri giorni, altre settimane, altri momenti di grandissima tensione. In questi momenti, il 14 maggio del 1960, avviene qualcosa che sarà la classica miccia innescata per la bomba. Il Movimento Sociale Italiano infatti annuncia il suo 6° congresso nazionale e fino a qui non ci sarebbe nulla di cui stupirsi, ogni partito ha il diritto di convocare il congresso nazionale degli iscritti. Ma dove lo convoca? A Genova, dal 2 al 4 luglio. Genova non è un posto qualsiasi. Genova è una città portuale, quindi tradizionalmente di sinistra. Soprattutto Genova è una città medaglia d'oro per la resistenza. Genova si è sollevata contro i nazifascisti nell'ultima guerra e a Genova l'MSI non è ben visto. La città di Genova vede nella mossa dell'MSI una provocazione, un qualcosa di studiato apposta per cercare una legittimazione a livello nazionale e per forzare la mano allo stesso esecutivo in formazione. I monarchici, che nel frattempo si sono uniti nel Partito Democratico Italiano di Unità per quanto riguarda proprio la fronda che guarda con nostalgia a Casa Savoia, decidono di appoggiare l'MSI, rifiutando la tradizionale alleanza del PLI di Malagodi. Nel nuovo partito entrano anche dei personaggi molto particolari. Uno di questi, Giancarlo Alliata, principe di Morleale, è un personaggio molto strano, un politico che ha conoscenze dirette con gli americani, è stato accusato di essere un fiancheggiatore dei fascisti, è della massoneria, è un po' di tutto. Sempre di più, intanto, si vedono occasioni di scontro, non solo a Genova, dove ormai non si aspetta altro che l'arrivo dell'MSI per un confronto finale tra la città e i neofascisti, soprattutto all'interno della DC, dove a seguito di lunghe, estenuanti trattative, Tambroni ottiene finalmente il via libera. In questo momento Tambroni può finalmente muoversi. Le sue relazioni alle Camere sono inizialmente anche positive. Il boom economico italiano sta sostenendo la crescita del paese. Lo dice lo stesso Tambroni. Il reddito reale è cresciuto del 6,6%, la produzione industriale del 16%. L'Italia sta bene, l'Italia sta sempre meglio, si sta riprendendo e sta guarendo definitivamente dalle ferite dell'ultima guerra. Ma non va tutto bene. Non va tutto bene perché sostanzialmente il governo Tambroni continua ad avere quell'appoggio esterno dell'MSI che viene visto malissimo all'interno della DC da alcuni, all'interno del Parlamento da molti e nel paese da quasi tutti. Se ne accorge anche il ministro degli interni, Giuseppe Spataro, che annuncia a Napoli una riforma dell'ordinamento comunale e provinciale
per un'attenuazione dell'ingerenza governativa negli enti locali. In quel momento Spataro viene contestato perché viene visto come strumento della prevaricazione nazionale, nonostante le sue parole vadano verso un'attenuazione, nei confronti di una società che rifiuta un governo autoritario come viene visto quello Tambroni. Il 25 giugno del 1960 la bomba scoppia. Scoppia a Genova. Il congresso dell'MSI deve ancora iniziare, manca una settimana, ma una manifestazione non autorizzata di militanti comunisti viene dispersa in piazza da polizia e carabinieri. Parte una sassaiola, si contano i primi feriti, le forze dell'ordine reagiscono con i lacrimogeni. In Parlamento si chiede in maniera potente il ristabilimento dell'ordine in città. Il primo a parlare è proprio un deputato missino, Arturo Michelini. Tra i fischi e le interruzioni, Michelini chiede che venga impiegato anche l'esercito, se necessario, per ristabilire l'ordine a Genova. A Michelini risponde a distanza Sandro Pertini, che si reca a Genova a presenziare a una manifestazione antifascista contro lo svolgimento del congresso dell'MSI. La manifestazione si svolge a pochi passi dal Teatro Margherita, dove tra l'altro il congresso dovrebbe tenersi. I partiti della sinistra inscenano un picchetto di protezione a guardia del Sacrario Partigiano. La città è tappezzata di bandiere, di manifesti, di striscioni che inneggiano alla liberazione partigiana e che idealmente sono contrari all'arrivo dei missini. Dopo l'arrivo di Pertini, a Genova arriva anche lo sciopero generale. È uno sciopero indetto proprio contro l'MSI, ma continuano i disordini di piazza, continuano i lacrimogeni, continuano le sassaiole, le bastonate. Tra i cittadini si contano 6 feriti, tra le forze dell'ordine addirittura 109. Gli arresti sono 70. La situazione ormai è fuori controllo. Tambroni, che dovrebbe solo garantire il pacifico svolgimento dell'estate, si rende conto che non riuscirà mai a tenere le redini della nazione. A inizio di luglio il PCI chiede le dimissioni del governo Tambroni, che ormai agli occhi di tutto il paese non sa come gestire le emergenze. L'MSI nel frattempo è indeciso se proseguire lungo la strada del congresso a Genova a tutti i costi, oppure accettare la proposta del prefetto di Genova che chiede di spostare l'assise dal Teatro Margherita, che è in centro città, a Nervi, fuori, dove la situazione potrebbe essere più gestibile. Il prefetto nega anche l'autorizzazione a un comizio di Ferruccio Parri e questo è un altro segnale che alla piazza non piace proprio. Tambroni nel frattempo chiede udienza a Gronchi, parla con Moro, chiede di trovare soluzioni alternative, anche a costo di coinvolgere i socialdemocratici e i socialisti. Ma la situazione sta precipitando. Il 3 luglio, di fronte all'impossibilità di tenere il proprio congresso a Genova, l'organo giornalistico dell'MSI, Il Secolo d'Italia, accusa lo Stato democratico di una sconfitta di fronte alla piazza e alla sedizione. Parla addirittura di crollo delle libertà democratiche, di crollo della Costituzione. Alla Camera scoppia l'ennesima gazzarra. I deputati cominciano a accusarsi l'un l'altro. L'MSI stesso si spacca per Almirante, continuare a sostenere il governo Tambroni, un governo che ormai ha perso il controllo. Vorrebbe dire perdere la faccia davanti ai propri elettori. Alcuni all'interno dell'MSI cercano di resistere, dicono che in realtà abbandonare Tambroni vorrebbe dire lasciare campo libero al PSI e al PCI. Lo stesso ministro degli interni Spataro, che prima si era mostrato tanto conciliante, si dimostra duro quando accusa il PCI di aver sostanzialmente fomentato la città di Genova e tutto quanto è avvenuto nella settimana precedente quanto a manifestazioni. Il presidente del Senato, Merzagora, è costretto a sospendere la seduta più e più volte, dopo che dalle varie parti, da destra e da sinistra, si cerca di aggredire i banchi del governo. I questori fanno fatica a contenere la rabbia dei parlamentari. Ma le proteste, le sassaiole, le manifestazioni non autorizzate non sono soltanto a Genova. Si vedono anche a Roma, quando la prefettura vieta a una delegazione di parlamentari di portare a Porta San Paolo una corona di alloro alla lapide dei caduti per la difesa di Roma del 1943. Anche a Roma scatta la gazzarra, anche a Roma iniziano i disordini. Il giorno dopo, è il 7 luglio, avviene il punto di non ritorno. A Reggio Emilia, durante una manifestazione contro quello che era avvenuto il giorno prima a Roma, contro le cariche dei carabinieri a cavallo, la polizia spara per uccidere. Muoiono Lauro Farioli, operaio di 22 anni, Ovidio Franchi, 19 anni, Marino Serri, 41 anni, Afro Tondelli, 36 anni, Emilio Reverberi, 39 anni. A terra si contano 182 colpi di mitra, 14 bossoli di moschetto e 39 di pistola. È stata una mattanza. Spataro
in Parlamento, non sa cosa dire. La sinistra lo si attacca, non si può sparare contro i cittadini, non si può ammazzare la gente che chiede semplicemente che vengano rispettate le libertà democratiche, che il paese abbia un governo serio, che il fascismo venga messo al bando definitivamente. Interviene nuovamente Merzagora, chiede alle parti politiche una tregua di 15 giorni affinché tra forze dell'ordine e organizzazioni che hanno promosso la protesta antifascista si possa giungere a degli accordi di piazza, alla cessazione delle ostilità. Ai funerali delle vittime di Reggio Emilia si celebra idealmente anche il funerale del governo Tambroni. Togliatti, Parri, Scoccimarro, il PC, il PSD, anche i socialisti, nessuno ne vuole più sapere di un governo che ha lasciato mano libera affinché si sparasse sulla gente. L'11 luglio i fatti di Reggio Emilia sbarcano in Parlamento. La situazione è esplosiva. I giornali parlano di un governo ormai liquefatto e l'Unità, l'organo dei socialisti, pubblica addirittura le foto della polizia che a Reggio Emilia non ha sparato per disperdere, ma ha sparato a bruciapelo con la volontà di uccidere. Viene anche riportata un'altra notizia, quella di presunte torture effettuate dai carabinieri in provincia di Roma per aver sorpreso dei giovani a scrivere sui muri una semplice frase: "Abbasso Tambroni". È la goccia che fa traboccare il vaso. Nei giorni successivi Fernando Tambroni decide di staccare la spia. Non ne può più delle pressioni che arrivano da tutte le parti, che arrivano da Luigi Gui, capogruppo della DC, che nel suo intervento alla Camera censura lui stesso quanto è accaduto. Le pressioni che arrivano da Aldo Moro e anche da Amintore Fanfani, che propongono la nascita di un nuovo governo, con l'appoggio esterno del PLI, del PSD e del PRI, la possibilità di esplorare nuove strade. Non ne può più Tambroni di essere accusato in tutta Italia di essere un boia del suo stesso popolo. Ormai Tambroni è, politicamente parlando, un uomo morto. Lui che doveva gestire semplicemente una transizione che doveva essere, se non indolore, comunque incolore, una transizione che doveva portare alla ordinaria amministrazione dello Stato, verso poi delle semplici elezioni politiche. Lui si ritrova visto come un assassino o comunque l'uomo che ha ordinato di ammazzare degli italiani innocenti. Tambroni esce di scena il 19 luglio del 1960, sale al Colle e si dimette. Dice chiaramente al Presidente della Repubblica Gronchi di non voler accettare nessun altro ruolo. Basta, con lui non ci saranno altri governi. Per lui la politica è finita. Una settimana dopo nasce il governo di Amintore Fanfani, un monocolore DC con il sostegno esterno dei partiti che saranno dichiarati disponibili, il PSD, il PLI e il PRI, repubblicani, liberali, socialdemocratici. È l'inizio di una stagione che negli anni successivi porterà ai governi Moro, al centro-sinistra, fino a un episodio che abbiamo già visto, al tentato golpe del piano solo. Tambroni sostanzialmente si ritira, resta parlamentare, fino al 1962, quando non viene rieletto nel Consiglio nazionale del partito. Muore a 61 anni per un arresto cardiaco, pochi giorni dopo che Aldo Moro gli aveva comunicato la decisione del partito di non ricandidarlo alla Camera nelle successive consultazioni politiche. Tambroni paga direttamente le colpe di tanti, le colpe di una DC che è incapace di rinnovarsi, le colpe di un paese immobilizzato, l'accettazione di un appoggio esterno, quello dell'MSI, che è come il peccato originale, qualcosa che non va più via. Tambroni paga. Il suo nome resta legato in maniera indissolubile proprio a quella crisi politica, a quel tentativo di creare un governo diverso, ma che si scontra con le provocazioni da parte dell'MSI e la reazione potente da parte delle forze antifasciste di un paese che ha ancora ben viva la memoria della guerra di liberazione. Al posto di Tambroni ci saranno molti altri politici democristiani, Fanfani, Moro, persone diverse, con un'apertura mentale differente, capaci di dialogare con quasi tutte le forze politiche. Moro arriverà anche a teorizzare l'appoggio esterno da parte del Partito Comunista, qualcosa che andrebbe a scavalcare le logiche di Yalta, ma non vedrà mai la fine, Moro, di questo suo progetto. Il 16 marzo del 1978 un comando delle Brigate Rosse lo rapirà in via Mario Fani a Roma, sterminando nella scorta. Il governo nascerà, ma senza Moro, e Moro stesso pagherà con la vita. La volontà di aver sognato un mondo diverso, un mondo che riusciva a liberarsi degli incubi seguenti alla Seconda Guerra Mondiale e alla Guerra Fredda, un mondo in cui l'Italia come paese fosse capace di cambiare, di voltar pagina
di assumere scelte indipendenti. Abbiamo dovuto attendere gli anni '90, il crollo del muro di Berlino, per dare piena dignità a tutti i partiti in Parlamento. Gli esempi di Aldo Moro, di Amintore Fanfani e l'esempio negativo di Fernando Tambroni ci ricordano che durante la Prima Repubblica, che ogni tanto guardiamo con nostalgia, ci furono anche dei casi positivi, ma dei casi estremamente negativi, dei casi in cui il governo accettò l'appoggio di chi negava le strutture costituzionali, negava le libertà garantite dalla Costituzione e promuoveva il ritorno al passato, a costo anche dei disordini di piazza, di provocare la gente e infine di sparare per uccidere. Care amiche e cari amici, ben ritrovati qua in Dentro la Storia e vi esorto a dare un'occhiata al nostro nuovo sito e a registrarvi per la diffusione della nostra esclusiva newsletter. È un servizio nuovo che è partito lo scorso gennaio e che sta registrando sempre maggiori consensi. All'interno della newsletter, che ribadiamo è mensile ed è gratuita, troverete molte informazioni, una timeline mensile, troverete una delle nostre storie, i nostri editoriali, i nostri consigli per la lettura di libri o la visione di film oppure di serie televisive. Insomma, troverete di tutto e di più. Solo servizi pensati per voi che amate la storia e che ci seguite da tanto tempo. La registrazione, come si diceva, è gratuita e quindi cosa state aspettando? Andate a registrarvi.